Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati! Oggi realizzeremo un progetto molto grazioso, super estivo e anche turistico. L'ho denominato così perché ho preso ispirazione da una borsetta che ho visto lo scorso weekend durante le vacanze di Pasqua in una città molto turistica qui in Sicilia. Quindi tra le varie bancarelle, tra tanti cappelli in paglia, in raffia, in juta, non ho potuto che notare anche tutte queste borsette che prevalentemente erano nella variante corda, comunque beggiolino marroncino. Però io l'ho realizzata in blu, sono molto soddisfatta, avevo questa variante di colore a disposizione e ho utilizzato anche la juta. Nello specifico ho utilizzato il natural bag che già abbiamo visto l'anno scorso, infatti ho realizzato molte borse, molte round bag con questo materiale. In caso vi lascio i link che vi riportano al tutorial nella i qui in alto o anche sotto al video. In questo modo, se volete realizzare un progetto molto più grande, potete prendere ispirazione anche voi dei progetti passati che comunque sono sempre di tendenza anche quest'anno. Ritornando a noi, vi stavo dicendo che ho utilizzato il natural bag, ne ho utilizzati 150 grammi per realizzare comunque una borsetta da 20 cm con uno spessore da 5 cm. È un filato 60% juta e 40% cotone, molto piacevole al tatto e scorrevole durante la lavorazione. Vi consiglio di provarlo se ancora non lo avete fatto, e chi l'ha provato invece può dirmi qui nei commenti cosa ne pensa di questo filo. Comunque il filato è di Line du Nord, non lo rivendono direttamente loro ma diversi rivenditori. Comunque vi lascio il link dei rivenditori stessi sotto il video nel box informazioni. Ho lavorato questo filato con l'uncinetto 3,5 ma è possibile lavorarlo anche con il 4. Anzi, se desiderate realizzare lo stesso progetto un po' più grande, vi consiglio invece di aumentare i giri, perché poi dovreste distribuire gli aumenti in maniera corretta, potete realizzare il progetto con l'uncinetto numero 4 e sicuramente il progetto risulterà un po' più grande. Comunque poi ho utilizzato due pietre per impreziosire la tracolla e poi mi è servito del feltro, non solo per irrigidire i due pannelli e anche il giroborsa, ma anche per foderarli. E durante il video vi mostrerò anche un trucchetto per saltare appunto il passaggio della fodera. Vedrete tutto passo passo come sempre durante il tutorial. Poi non occorre altro, il progetto si presenta abbastanza facile, alla portata di tutti e direi anche veloce. Fate questo progetto in un attimo. Detto questo, io passerei direttamente al tutorial. Mi raccomando, fammi sapere se il video o il progetto ti sono piaciuti, lascia un bel pollice all'insù per supportarmi, iscriviti al canale, attiva la campanellina se ancora non l'hai fatto, in questo modo non ti perderai le prossime novità, e seguimi anche su Facebook e su Instagram. A questo punto, sigla! Intanto iniziamo con un anello magico, quindi avvolgo il filo in questo modo, entro con l'uncinetto all'interno, prendo il filo e blocco il tutto con una catenella. Fatto questo, andremo a lavorare 14 punti alti all'interno di questo cerchio. Il primo punto alto lo sostituisco con le 2 maglie basse. Se preferite fate anche le 3 catenelle. Fatto il primo, aggiungo altri 13 punti alti, quindi prendo il filo, entro, lo riprendo, chiudo le prime 2 asole e poi le altre 2 e continuo per altri 12 punti. Quattordicesimo ed ultimo punto alto. Adesso tiro la coda e chiudo il cerchio. Ok, possiamo chiudere anche il giro nel primo punto alto realizzato o nella terza catenella se avete fatto 3 catenelle. Prendo il filo e chiudo a maglia bassissima. Iniziamo il secondo giro, quindi facciamo una catenella. Sempre nel primo punto sottostante vado a fare un punto alto con le 2 maglie basse. Subito dopo faccio la catenella, riprendo il filo, vado nel punto successivo e faccio un punto alto. Subito dopo una catenella di separazione, punto alto successivo sottostante, un punto alto.
Subito dopo una catenella e continuiamo così per tutto il giro, lavorando un punto alto ed una catenella. Terminiamo il giro con l'ultimo punto alto nell'ultimo punto alto e la catenella. Ecco qui. Se il lavoro un po' si arriccia, non preoccupatevi, è normale, tanto nel giro successivo andremo a fare sempre degli aumenti. Andiamo a chiudere nel primo punto alto con punto bassissimo. Catenella e iniziamo il terzo giro. Vado a fare sempre nel primo punto alto sottostante un punto alto, sostituito dalle 2 maglie basse. Dopodiché vado a fare un punto alto in rilievo nel punto alto sottostante, quello del secondo giro, quindi prendiamo il filo, andiamo indietro in questo spazietto, entriamo da dietro verso il davanti in questo modo, prendiamo il filo e lavoriamo attorno al punto alto sottostante. Chiudiamo sempre le prime 2 asole e poi le altre 2. Quindi abbiamo fatto già 2 punti alti, uno normale, uno in rilievo. Poi facciamo sempre la catenella di separazione. Prendo il filo, vado nel punto alto successivo e faccio un punto alto normale e un punto alto in rilievo nel secondo giro, quindi prendo il filo, entro tra un punto e l'altro del secondo giro, da dietro verso davanti, prendo il filo, pareggio tutte le asole, mi raccomando, prendo il filo, chiudo le prime 2 e poi le altre 2. Catenella di separazione, mi raccomando, non dimentichiamola. Quindi prendo il filo, punto successivo, un punto alto normale, riprendo il filo, un punto alto in rilievo nel punto sottostante. Pareggio bene le asole, chiudo, catenella di separazione e continuo così per tutto il giro. Concludo con l'ultimo punto alto. Avete visto, il lavoro tra l'altro si è anche disteso, ve l'avevo detto, quindi non preoccupatevi. Un punto alto, riprendiamo il filo, un punto alto in rilievo, pareggio bene le asole, chiudo le prime 2, le altre 2 e concludo sempre con una catenella di separazione. Andiamo a chiudere nel primo punto alto normale. Subito dopo abbiamo il punto alto in rilievo e poi la catenella. Prendo il filo, chiudo tutto, catenella, possiamo iniziare il quarto giro. Andiamo a lavorare nel primo punto alto normale, un punto alto, quindi una maglia bassa sull'altra. Prendo il filo, nel punto alto in rilievo sottostante lavoro un punto alto. Nella catenella di separazione vado a lavorare 3 punti alti chiusi insieme. Quindi prendo il filo, entro, chiudo le prime 2 asole, riprendo il filo una seconda volta e chiudo sempre le prime 2 asole. Nel frattempo da 2 asole sono a 3, lo facciamo per l'ultima volta, chiudiamo sempre le prime 2 e quando abbiamo 4 asole sull'uncinetto riprendiamo il filo, chiudiamo tutto insieme. Questo vale come un punto, quindi abbiamo un punto alto, 3 punti alti chiusi insieme e poi facciamo sempre una catenella di separazione. Dopodiché ho di nuovo punto alto normale, in rilievo catenella e ripetiamo quello che abbiamo fatto insieme poco fa. Quindi un punto alto, un secondo punto alto consecutivo, poi sulla catenella di separazione andiamo a lavorare un primo punto alto chiuso a metà, riprendo il filo, un secondo punto alto chiuso a metà, riprendo il filo, un terzo punto alto chiuso a metà. Quando abbiamo 4 asole andiamo a chiudere tutto insieme, quindi riprendiamo il filo, chiudo, catenella e ripeto questo modulo per tutto il giro. Concludo ripetendo per l'ultima volta un punto alto nei prossimi 2 punti, tre punti alti chiusi insieme nell'ultima catenella, 1,
2, 3, 4 asole e chiudo. Ovviamente facciamo l'ultima catenella e poi andiamo a chiudere nel primo punto alto con punto bassissimo. Iniziamo il quinto giro, catenella, intanto andiamo a fare un punto alto nel punto sottostante, una catenella di separazione, punto successivo, un punto alto, una catenella di separazione, 3 punti alti chiusi insieme, un punto alto al di sopra, una catenella di separazione. Nella catenella di separazione del giro precedente, quindi dopo aver lavorato i 3 punti alti chiusi insieme, andiamo a lavorare 3 punti alti chiusi insieme, quindi entriamo qui, tra un modulo e l'altro, chiudo le prime 2, riprendo il filo, rientro, chiudo le altre 2 e di nuovo prendo il filo e chiudo le altre 2. Quindi 4 asole e chiudo. Catenella di separazione. Come notate, la catenella di separazione è sempre tra un punto e l'altro, non dimentichiamola. Man mano che andiamo avanti vedrete che la lavorazione sfarfallerà un po'. Non preoccupatevi, è normale. Questo perché? Perché abbondo con gli aumenti durante questo quinto giro, di modo che nei giri successivi non andrò a fare gli aumenti. E poi lo vediamo, poi vedrete come il pannello tondo si distenderà in maniera corretta. Rivediamo un'altra volta insieme la sequenza di punti e poi possiamo continuare da sole perché è abbastanza facile. Quindi qui abbiamo 3 punti, no? Andiamo a fare sempre un punto alto in ciascuno con la catenella di separazione. 1, 2, 3. Catenella. Andiamo nello spazio di una catenella e andiamo a lavorare i 3 punti alti chiusi insieme. 1, 2 e 3. 4 asole, chiudo, catenella di separazione e ripeto per tutto il giro. Bene, adesso possiamo terminare il giro con l'ultima sequenza di punti. Come notate è finito il filo. Considerate che ho già realizzato l'altro pannello fronte e retro e anche il giro borsa che poi vi mostrerò, quindi già ho utilizzato 100 grammi. Nel frattempo ho anche disfatto la treccia e creato questo gomitolo qui e vi mostro velocemente come vado ad unire i due fili in maniera davvero semplicissima, considerando che poi andrò a mettere il feltro o la fodera, pure se c'è il nodino dietro non succede nulla, io faccio semplicemente un nodino in questo modo. Ecco qui, niente di particolare davvero. Vado a fare un punto alto, un altro punto alto nel punto successivo e cerco di lasciare il nodo dietro per quanto mi è possibile in questo modo. Ecco qui, vedete? Così è sul rovescio del mio lavoro. Poi una catenella, facciamo l'ultimo punto alto, una catenella e poi vado a fare gli ultimi 3 punti alti chiusi insieme nell'ultima catenella di separazione. Avete visto? Semplice semplice. Chiudo tutto, catenella mi raccomando, poi vado a chiudere nel primo punto alto sempre con punto bassissimo. Come vi dicevo prima, la lavorazione sfarfallerà un po', guardate. Ed è normale, non preoccupatevi. Durante i giri successivi, che saranno gli ultimi 2, non faremo più aumenti e vedrete come il vostro pannello si distenderà perfettamente. E poi fra poco lo vedremo perché lo realizziamo insieme. Possiamo iniziare il stesso giro, abbandoniamo il punto alto e continuiamo con il punto basso. Quindi fatta la catenella faccio un punto basso nel punto alto sottostante, lo stesso vale per i prossimi punti. Salto le catenelle a questo giro, punto basso sul punto alto, punto basso sul punto alto, punto basso sempre sul punto alto, salto pure la catenella di separazione, vado direttamente
nei 3 punti alti chiusi insieme faccio un punto basso. Questa volta faccio un punto basso nella catenella di separazione subito dopo ai 3 punti alti chiusi insieme, quindi questa è l'unica eccezione. Quindi punto alto successivo, un punto basso nel punto successivo, un punto basso nel punto successivo, quindi salto le catenelle, un punto basso, salto pure questa catenella nei 3 punti alti chiusi insieme e un punto basso nella catenella subito dopo i 3 chiusi insieme. Ecco qui, e continueremo così per tutto il giro. Vado nel primo punto basso e chiudo con punto bassissimo, catenella, e siamo pronte per andare a lavorare il settimo ed ultimo giro. L'ultimo giro ci servirà per rifinire tutto il diametro del nostro pannello e per andare a realizzare quello che poi sarà il manico. Intanto andiamo a lavorare i primi 15 punti bassi. 1, 2, 3, 14, quindicesimo ed ultimo punto basso. Adesso faremo una serie di catenelle per un totale di 30 catenelle che equivalgono nel mio caso a 25 cm. Questo varia a gusto personale. Se preferite un manico molto più grande, allora farete molte più catenelle. Io comunque rimango fedele al modello originale, per cui ne farò 30. 1, 2, 3, 28, 29, trentesima ed ultima catenella. Come avete visto, ho lavorato in maniera morbida le catenelle. In questo modo, nel passaggio successivo, riuscirò ad entrare meglio nella maglia dietro alla catenella stessa. Dopodiché saltiamo 10 punti successivi e nell'11° ci agganciamo con una maglia bassa. 8, 9, 10, vado nell'11°, prendo il filo e chiudo a maglia bassa. Dopodiché continuo lavorando un punto basso in ciascun punto senza fare alcun aumento fino a terminare il giro. Anche qui, come notate, lavoro in maniera molto morbida, altrimenti il mio pannello si imbarca. Se per esempio voi tendete a lavorare in maniera stretta, cambiate il numero di uncinetto e fate questo passaggio col numero 4. Concludiamo il giro con gli ultimi punti, ne ho 2, 1, 2. Vado a lavorare anche il punto di chiusura, così ho un punto in più. Stacco il filo, sfilo l'uncinetto, prendo un ago e vado a fare un'asola di chiusura. Vado direttamente nel primo punto e realizzo un'ulteriore asola. Qualche punto in più fa sempre comodo, visto che poi andremo a cucire il giro borsa. Mi inserisco al centro dell'ultimo punto, vado a bloccare sul rovescio, faccio anche un nodino di sicurezza e questo qui poi sarà il risultato. Dobbiamo ancora definire il manico. Qui siete libere di personalizzare il progetto e anziché andare a chiudere come ho fatto adesso io, chiudete a maglia bassissima, catenelle e procedete con un altro giro a punto basso e andate a definire anche il manico fino a che terminate il giro. Attenzione a questo passaggio perché probabilmente dovrete fare qualche aumento, altrimenti il pannello si imbarca. Dovrete fare qualche maglia in più man mano che procedete. Magari fate un aumento qui o un aumento qui, quindi 3 punti, 4, 5 punti in più, insomma. In questo modo il lavoro non si imbarca. Riprendo l'aiuta, vado a fare un cappio e mi aggancio non con una maglia bassa, ma con una catenella, dove mi aggancio esattamente nell'ultimo punto da cui sono partite le catenelle, esattamente qui. Il punto è già lavorato, ma a me serve soltanto per agganciare il filo nuovo. Quindi entro così e faccio una catenella. Ok, adesso vado a lavorare i 10 punti che mi rimangono. Quindi 1, e nel frattempo mi lavoro la coda dietro, 2, 3 e 10.
Facendo questo lavoro praticamente il nostro pannello è completamente tondo, perché comunque abbiamo aggiunto un pezzetto di giro che avevamo iniziato soltanto lungo il diametro, quindi abbiamo completato anche la zona superiore. Vado direttamente a lavorare le catenelle sul manico. Come vi dicevo prima, vado a lavorare nella maglia che c'è dietro, ma voi siete anche libere di entrare nella metà catenella e andare a fare un punto basso semplicissimo. Quindi vado dietro e vado a fare un punto basso nella catenella successiva fino a che completo tutto. Ecco qui. Ok, ultima catenella. Ora cosa facciamo? Passiamo direttamente alla parte superiore, anzi in realtà qui c'è un'altra catenella, la vado a lavorare, non me ne ero accorta. Ok, ora entro direttamente nel primo punto basso, prendo il filo e vado a fare un punto bassissimo e continuerò così per i prossimi 9 punti. Mi raccomando, fate questa operazione con una mano molto morbida, altrimenti tendete a stringere il lavoro. Qui che cosa è successo? Niente. Quindi rifaccio il punto bassissimo, ultimo punto, e procedo sempre a maglia bassissima lungo le 30 catenelle del manico. Lo definisco e lo rinforzo ulteriormente. Ultimi 2 punti, 1 e 2. Adesso stacco il filo e vado a chiudere con asola di chiusura. Ecco qui, in questo modo non avremo nemmeno lo scalino della rifinitura maglia bassissima. Come ho fatto prima, disperdo il filo sul rovescio e voilà, poi questo sarà il risultato del nostro pannello tondo, leggermente traforato sulla parte centrale. Il diametro dei 2 pannelli, perché chiaramente ne realizzeremo 2 eseguendo lo stesso schema, misura esattamente 20 cm. Realizzeremo certamente il giro borsa per conferire una certa profondità, affinché anche il progetto stesso sia un po' più spazioso, perché non è che comunque sia grande, però possiamo sempre giocare con la profondità. Nel mio caso la profondità è di 5 cm, ma anche qui potete personalizzarla facendo più righe e quindi conferire 6, 7, 8 cm di profondità. Per me vanno più che bene 5 cm. Per realizzare il giro borsa cosa ho calcolato? Ho misurato dal terzo punto in poi dal manico, stessa cosa dall'altra parte, quindi tutto questo semicerchio, insomma, chiamiamolo così, mi sviluppa esattamente 50 cm, per cui avvierò una serie di catenelle che mi sviluppano 50 cm. E così ho fatto per il giro borsa che voi state vedendo adesso. Ho fatto una lavorazione un po' insolita. Non ho avviato le prime catenelle iniziali per andare a sviluppare la profondità, per esempio 5, 6, 8 catenelle, e poi ho fatto delle righe di andata e di ritorno fino a raggiungere 50 cm. Ho fatto totalmente un'altra cosa, anche per fare un qualcosa di diverso. Ho avviato esattamente 50 cm di catenelle. Io adesso vi faccio un piccolo campioncino, perché come notate il giro borsa è già pronto. Quindi ipotizziamo che io sto avviando 66 catenelle. Quindi ne avvio un po', no? Per farvi vedere poi la lavorazione delle righe successive. Mettiamo caso, come dicevo prima, che queste sono 66 catenelle. L'ultima corrisponde alla maglia che mi servirà per ritornare indietro, quindi in totale i punti da lavorare sono 65. Sono entrata nella catenella direttamente successiva, quindi ho saltato la prima nella seconda e ho lavorato un mezzo punto alto, sostituendo il primo con le 2 maglie basse. Poi ho preso il filo, sono andata nella catenella successiva e ho fatto un secondo punto alto, quindi ho chiuso le 3 asole insieme. Poi ho continuato fino a lavorare tutte le 65 catenelle in questo modo. Ora chiaramente io lo sto facendo in maniera grossolana per farvi la dimostrazione di ciò che ho fatto prima. Poi cosa ho fatto? Ho continuato per altre 3 righe, per un totale di 4 righe. 1, 2, 3 e 4. Per continuare basta fare la catenella, andare a sostituire
il primo mezzo punto alto sempre con le 2 maglie basse, oppure fate 2 catenelle, e poi ho continuato lavorando tutti i mezzi punti alti. Non andrò a rifinire il giro borsa, ci limiteremo soltanto a definire la parte superiore, quindi la zona più corta, sia da una parte che dall'altra parte, e lo possiamo fare anche subito. Quindi riprendo il filo, vado a fare un semplicissimo cappio e mi aggancio esattamente nell'ultimo punto, nell'ultimo mezzo punto. Quindi tiro fuori il cappio e faccio una catenella. Ecco qui. Sempre nello stesso punto faccio un punto basso e procedo un punto basso. Per ciascuna riga faccio 2 punti bassi, quindi un mezzo punto alto mi equivale a 2 punti bassi. Altri 2 li faccio nella riga successiva, 1 e 2, come notate io prendo le asole in questo modo, non vado a dilatare i punti, insomma la lavorazione, quindi ho le altre 2 righe e vado a fare 2 punti su ciascuna. 1 e 2, primissima riga, 1 e 2. Faccio una catenella di sicurezza e, se vogliamo, andiamo a tagliare il filo un po' più lungo. Per tagliare il giusto metraggio, cosa faccio io? Faccio in questo modo: faccio una seconda passata, faccio una terza passata e anche una quarta, perché andrò a cucire dall'esterno, insomma. Ecco, e taglio il filo. Io ho girato il mio lavoro, sono sempre sul dritto, giro il mio lavoro e parto da qui. Terminerò la riga con il filo a sinistra ed è fantastico perché andrò a tagliare anche qui il filo un po' più lungo per andare a cucire il secondo lato, quindi vi consiglio di fare così. Una volta che abbiamo tutti e 3 pezzi all'uncinetto pronti, quindi pannelli fronte e retro più il giro borsa, possiamo occuparci del feltro. Io mi sono già preparata 2 dischi che misurano 18 cm di diametro. Ecco qua, 18 cm. Cosa ho fatto per ricavare un tondo perfetto? Ho messo su il coperchio di un pentolino da 18 cm, ho segnato la circonferenza con una penna e ho tagliato il tutto. Ecco qui il segno della penna, ma comunque andrò a cucire sulla parte del rovescio con rovescio e non si vedrà più nulla. Ho cercato di essere più precisa possibile, tagliando appunto il feltro in maniera tonda, il più tonda possibile. Dopo aver ritagliato questi 2 dischi di feltro che andranno ad irrigidire, a sostenere un po' la lavorazione all'uncinetto, ho fatto la stessa cosa con il mio giro borsa. Per quanto riguarda il giro borsa, ho tagliato esattamente 50 cm per 4 cm di profondità. Qui ho scelto la variante blu, mentre per i 2 dischi ho scelto questa variante fucsia per esaltare la trama del punto di lavorazione. Se avessi messo il blu non si sarebbe visto un bel niente praticamente, infatti potete vederlo anche voi, mentre con il fucsia si nota benissimo il punto di lavorazione, anche perché il filo utilizzato è abbastanza scuro. Quindi, fatto questo, cosa dobbiamo fare? Io per esempio vado a fermare il tutto semplicemente con delle mollettine, quindi lascio un po' di margine e vado a fermare tutto con le mie mollettine, tiro un po' la lavorazione e blocco prima le 2 estremità e poi blocco tutto il resto. Stessa cosa faccio con i 2 pannelli tondi, o lo fate con gli spilli oppure con delle mollettine, insomma come vi viene più comodo. Prendo ago e filo per cucire o filo in nylon per avere una cucitura molto più resistente e si va a cucire il tutto, cosa che farò io fuori camera. Andrò a cucire tutti questi 3 pezzi e poi possiamo assemblarli. Come avete visto, ho cucito i 2 pannelli e anche il giro borsa. I pannelli sono irrigiditi e, perché no, anche foderati. Dunque ora vi mostro un piccolo trucchetto per non andare a foderare la borsetta, no? Quindi saltiamo benissimo il passaggio successivo. Basta andare a realizzare una passamaneria che andrà a coprire
queste cuciture antiestetiche. Quindi io per questioni di tempo, pochissimo tempo, non andrò a foderare il progetto. Il feltro ci sta più che bene a parer mio e mi piace l'idea di avere questa borsetta bella grezza, bella turistica, per intenderci. Quindi cosa ho fatto? Appunto ho realizzato 24 motivi. Se mi seguite lo sapete benissimo come vado a realizzare questa passamaneria all'uncinetto. Ho applicato della colla sulle cuciture, non sulla lavorazione all'uncinetto, e ho messo su appunto la passamaneria che ho già pronta. Adesso vediamo velocemente questi due passaggi. Ho lavorato i motivi questa volta con l'uncinetto numero 4. Come vi dicevo prima, ne ho fatti 24, sufficienti a ricoprire tutto il diametro del mio pannello. Per chi non mi conosce, non segue ancora il canale, per fare questo passaggio avvio semplicemente 3 catenelle, poi prendo il filo e nella prima vado a lavorare un punto alto. Ripeterò questa operazione per altre 23 volte, appunto per un totale di 24 motivi, quindi 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, un punto alto sulla prima catenella, fino appunto ad ottenere questo risultato. Prendo la mia colla, questa potete reperirla sullo shop online di Filati Trasfere, e vado a fare dei puntini appunto qui sul feltro, sulle cuciture, a poco. Poi prendo la mia passamaneria e la metto sopra, in questo modo. Poi per lasciare in posa il tutto io metto sempre delle mollettine. Se non avete queste potete comunque mettere degli spilli, di modo tale da lasciare in posa la colla e tutto si asciuga perfettamente, e in pochissimo tempo avrete un risultato molto pulito e vi risparmierà, come vi dicevo prima, il momento della fodera, che non tutti amano, insomma, o comunque essendo alle prime armi si trovano un po' in difficoltà. Invece in questo modo, guardate, io ho pure cucito davvero in maniera semplicissima, in maniera così molto veloce, perché sapevo che comunque avrei fissato con la colla la passamaneria. Mentre per quanto riguarda il giroborsa non ho applicato alcuna passamaneria, non vado a nascondere le cuciture perché comunque non si noteranno. Ok, blocco l'ultimo punto con l'ultimo punto. Alla fine ho iniziato e terminato la cucitura nel secondo punto, subito dopo il manico. Qui c'è il primo e qui c'è il secondo, e l'apertura non mi dispiace, va benissimo così, anche perché io non andrò ad applicare la chiusura. Ma se voi volete applicarla potete andare a fissare un bottone magnetico, quello da cucire direttamente qui, quindi chiudere la borsa. Vado a fare un nodino proprio qui, tanto non si noterà, state tranquille. Poi porto il filo in eccesso tra le maglie della lavorazione, e questo filo che mi è avanzato lo lascio proprio qui perché potrebbe servirmi per andare a cucire la tracolla. Tra l'altro io poco fa vi mostravo come tagliare il giusto quantitativo di filo per andare a cucire i due pannelli. Avete visto? Ne è avanzato giusto un po', che poi magari ci potrebbe servire sia da una parte che dall'altra parte. Bene, questo qui poi sarà il risultato, molto simpatica, somiglia moltissimo a quella che ho visto io qualche giorno fa. Adesso ci possiamo occupare della tracolla. Volendo a mano si può portare benissimo, secondo me la misura dei manici, per esempio per me, è perfetta. Per quanto riguarda la tracolla, ho realizzato questa treccia di 1 metro, poi chiaramente ho qualche centimetro in più qui in basso, ho fatto anche qui delle treccine con lo stesso filo avanzato e ho impreziosito con 2 pietre. Ho scelto questo più che altro perché avevano il foro abbastanza grande da ospitare i 3 fili. Allora, adesso vi mando direttamente la clip
e vi mostro quello che ho fatto. Dunque ho avviato una lunga catenella di 100 maglie e come notate sia all'inizio che alla fine della lunga catenella ho lasciato un bel po' di filo. Fatta la prima catenella di 100 maglie ne ho fatte altre 2 per un totale di 3. Successivamente, come notate, ho fissato con un adesivo di carta i fili in eccesso e con le 3 catenelle che avevo realizzato precedentemente ho fatto una semplicissima treccia che penso un po' tutti sappiamo fare. Prima di applicare la treccia, come avete visto, ho fissato appunto la pietra e come vi dicevo prima, grazie al foro un po' più grande rispetto al solito, sono riuscita a far passare i 3 fili attraverso il buchetto, no? Comunque ho realizzato questa treccia e al termine del lavoro ho inserito nuovamente la seconda pietra. E questo qui è il risultato. Chiaramente avviate più o meno catenelle, ma penso molte di più in base alla lunghezza che desiderate dare alla vostra tracolla. Per me queste dimensioni vanno più che bene. Come vi dicevo, 100 catenelle equivalgono all'incirca ad 1 metro e poi ho anche qui un bel po' di filo. Insomma, poi alla fine del lavoro, dopo aver bloccato tutto con dei nodini, lo avete visto nella clip che ho mandato poco fa, ho fatto semplicemente 2 trecce appunto incrociando i 3 fili che mi rimanevano e adesso non mi rimane che andare a cucire la tracolla direttamente sul giroborsa sia da una parte che dall'altra parte ed il gioco è fatto. E voilà, questo qui è il risultato del progetto una volta terminato. Lo so, non vi ho mostrato la clip dove andavo a cucire la tracolla perché l'ho persa, ormai è cucita quindi non posso scucire tutto e rimostrarvelo. Comunque è semplicissimo, basta cucire appunto la tracolla al giroborsa come vi avevo anticipato prima, tutto qui e tra l'altro nemmeno si nota. L'unica raccomandazione che posso farvi è quella di andarla a cucire in maniera corretta, ben fissata insomma sul giroborsa. Questo qui è il risultato. Come notate la mia mano entra perfettamente, vi dicevo prima, se vi va potete applicare anche un bottoncino magnetico, cosa che non farò io, la lascerò così, mi piace così e generalmente quando le borse sono da portare a mano non inserisco mai la chiusura, ad ogni modo non sta nemmeno aperta. Comunque avete sempre la soluzione. Vi do anche le misure finali, anche se le sappiamo perché abbiamo realizzato 2 pannelli da 20 cm e infatti siamo a 20 cm con uno spessore da 5, se non ricordo male, esatto, 5 cm precisi. E insomma io poco fa ho fatto delle prove, ho inserito il cellulare, il portafogli, il portacarte, le chiavi, entra tutto, quindi anche questa una borsetta da sfruttare, perché no, tutti i giorni, e perché no, possiamo portarcela anche nelle nostre vacanze estive, cosa che sicuramente farò io. Magari se mi seguite sui social vedrete sicuramente qualche foto. E rieccoci nuovamente qui. Questo perché siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. E allora cosa ne pensate? Non ha quel non so che di turistico? Trasmette anche a voi la stessa cosa? Fatemelo sapere ovviamente qui sotto con un commento, fatemi sapere se il progetto vi è piaciuto, insomma cosa ne pensate al solito. Io come sempre vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi auguro un buon weekend, alla prossima, mi raccomando, un bacino a tutti!